Ciao a tutti e benvenuti al nuovo tutorial del canale Handy Handmade. Oggi vi spiegheremo come lavorare una canotta estiva con questo fantastico punto quadrettato. Non è proprio un punto rete, ma è un lavoro molto simile che ci permette di lavorare un traforo che non sia però troppo eccessivo. Abbiamo deciso di lavorare il fondo della nostra canotta a punto elastico che verrà lavorato utilizzando il punto basso in costa dietro. Per quanto riguarda la lavorazione a punto quadrettato, il dietro lo abbiamo lavorato per intero con questo punto traforato, il davanti abbiamo deciso di lavorarlo solo in parte, cioè coprendo la parte del seno e della pancia e lasciando scoperta la parte delle maniche e delle spalle. Naturalmente voi potete mixare la quantità di punto traforato e di punto pieno come meglio gradite. A questo punto partiamo con la lavorazione dal fondo. Abbiamo semplicemente 6 catenelle per creare questo fondo a punto elastico, dopodiché un'ulteriore catenella e iniziamo a lavorare a punto basso questo primo giro, dove quindi avremo un totale di 6 punti bassi. Arrivati alla fine del primo giro facciamo una catenella e giriamo il lavoro. Il primo punto lo lavoriamo a punto basso normale, quindi un normalissimo punto basso. I punti successivi li lavoriamo in costa dietro, significa che entriamo sopra sulla sommità del punto e facciamo dei punti bassi entrando dalla parte superiore del punto verso dietro. Lavoriamo in questo modo tutti i punti bassi tranne l'ultimo che invece viene lavorato a punto basso normale. Quindi chiudiamo l'ultimo punto, catenella, giriamo il lavoro e ricordiamoci, primo e ultimo punto si lavorano a maglia bassa normale, gli altri, quelli centrali, si lavorano in costa. Facciamo tanti punti quanti ce ne sono lungo il nostro cammino. Primo e naturalmente ultimo li lavoriamo come punti bassi normali, gli altri costa dietro. Questo tipo di lavorazione ci consentirà di ottenere questa fascia che contorna la parte finale, la parte bassa della nostra canotta. Lavoriamo per la larghezza desiderata, quindi noi stiamo lavorando in questo senso, siamo partiti da questo laterale con le 6 catenelle e proseguiamo in questo modo. Io ho lavorato una taglia 40, quindi sono circa 38-39 centimetri di larghezza. Sappiate che dobbiamo lavorare per una dimensione, per una lunghezza che sia pari alla metà del nostro giroseno, quindi se abbiamo 90 di seno faremo un davanti di 45 centimetri. Per avere 40 centimetri che sono corrispondenti alla taglia più o meno 40, ho lavorato 68 giri a punto basso in costa dietro. Per lavorare il punto quadrettato e anche poi per il punto pieno che lavoreremo sul davanti dobbiamo utilizzare un multiplo di 4 più 2 fino quindi a raggiungere la larghezza desiderata. Una volta lavorata la fascia alla base della vostra maglietta dovete eseguire un giro superiore sul bordo superiore fatto tutto a punto basso. Dobbiamo fare un punto basso per ciascuno dei giri che abbiamo fatto. Visto che lavoriamo con un multiplo di 4 più 2 dovremo trovarci alla fine con un numero di punti bassi pari a questo multiplo più le 2 catenelle. Nel mio caso per la taglia 40 che sto lavorando ho fatto 70 maglie basse, quindi una catenella e in ciascuno dei giri che ho lavorato a punto basso in costa per fare il bordo farò un punto basso. A questo punto, lavorato il nostro giro a punto basso sul bordo superiore, possiamo iniziare a lavorare il punto quadrettato che è fatto in modo molto semplice. Allora, iniziamo il giro facendo 2 catenelle, giriamo il lavoro e nel punto successivo, perché il primo è sostituito dalle catenelle, facciamo una maglia alta, dopodiché facciamo 2 catenelle, saltiamo le 2 maglie di base e nella terza
facciamo una maglia alta e ancora dopo un'altra maglia alta, ancora 2 catenelle, saltiamo 2 maglie di base e andiamo a fare nella terza una maglia alta e nella quarta un'altra maglia alta. Continuiamo così alternando 2 catenelle, si saltano 2 maglie di base e si va oltre a fare 2 maglie alte. Questa è la parte vuota del nostro punto quadrettato. Dobbiamo ora invece lavorare la parte piena, cioè questi giri che sono pieni, e lavoriamo in questo modo. Ipotizziamo di aver finito il lavoro, facciamo una catenella, giriamo e nello stesso punto facciamo una maglia bassa e in quello successivo un'altra maglia bassa, cioè in corrispondenza delle 2 maglie alte del giro precedente. Dopodiché facciamo 2 catenelle e dove ci sono le 2 maglie alte del giro sottostante facciamo ancora 2 maglie basse, una in ciascuno dei punti. Maglia bassa, proseguiamo, 2 catenelle, sopra le maglie alte facciamo ancora 2 maglie basse, 2 catenelle e arriviamo alla fine del giro dove facciamo una maglia bassa e nell'archetto creato dalla divisione facciamo un'altra maglia bassa. Abbiamo fatto quindi 2 giri, ancora catenella, giriamo il lavoro, nel primo punto facciamo una maglia bassa e in corrispondenza dell'altra maglia bassa un'ulteriore maglia bassa, proseguiamo facendo 2 catenelle, andiamo oltre dove ci sono le 2 maglie basse del giro sottostante, facciamo altre 2 maglie basse, sempre una in ciascun punto, proseguiamo con 2 catenelle, andiamo oltre e dove ci sono le maglie basse facciamo altre 2 maglie basse, così 2 catenelle, 2 maglie basse. Ecco qua, chiudiamo il giro con la maglia bassa. A questo punto abbiamo fatto un giro con le maglie alte, 2 giri con le maglie basse. Ora riprendiamo a fare 2 catenelle, giriamo il lavoro, nel punto successivo la maglia alta, 2 catenelle e andiamo a fare dove ci sono le 2 maglie basse nuovamente 2 maglie alte, due catenelle, 2 maglie alte fino alla fine del giro, alternando catenelle e maglie alte. Alla fine del giro ci troveremo con le ultime 2 maglie alte in questo modo, e questo è l'effetto che noi andiamo a creare dopo questi giri fatti dove abbiamo il traforo. Faremo 2 giri di maglie basse, quindi l'effetto finale sarà proprio questo. Invece quando lavoriamo sul davanti, se vogliamo, questo è il dietro, vogliamo lavorare sul davanti una parte chiusa, facciamo tutti i giri a maglie basse, quindi il lavoro verrà completamente chiuso e lavoreremo poi il punto traforato solo a partire da, ecco si vede meglio, a partire dal punto traforato sopra la manica, quindi qua lavoriamo ancora pieno e a partire da questo punto traforato iniziamo a lavorare i punti traforati anche sul davanti fino alla spalla, quindi solo questo pezzettino sul davanti sarà traforato. Ecco terminato il nostro davanti, che come abbiamo spiegato ha la parte chiusa fino a sotto l'ascella e solo 6 giri a punto traforato. In particolare poi abbiamo lasciato la parte davanti dello scollo più comodo e non abbiamo tirato praticamente la lavorazione dritta come uno scollo a barca, ma abbiamo dato un po' di garbo per renderla più comoda. In effetti abbiamo fatto 4 giri a punto traforato completi e 2 invece solo sulle spalle. A questo punto siamo pronti per cucire i 2 pezzi, il davanti e il dietro. Questo è il nostro dietro tutto traforato che sovrapponiamo al davanti. Ho già apposto i nostri fermapunti in modo da poter cucire semplicemente con un punto basso o un punto bassissimo, come si preferisce lavorare, naturalmente sul rovescio, avendo il rovescio del davanti e il rovescio del dietro
sui lati esterni e cucendo con un punto basso, un punto bassissimo. Agganciamo con un cappiolino e una catenella e poi passiamo sotto ciascuna delle maglie sia dal lato che dall'altro e tiriamo una maglia bassissima senza tirare troppo, altrimenti il lavoro tira, quindi dobbiamo dare morbidezza al nostro punto. Entriamo, guardate, sotto una maglia e in corrispondenza dall'altro lato prendiamo quella del dietro, quindi prendiamo le maglie del davanti e del dietro e chiudiamo con una maglia bassissima, questo fino a lavorare sotto l'ascella e per il tratto, piccolo tratto della manica. Questo è l'effetto che abbiamo sul rovescio. Naturalmente, stando all'interno, questo cordoncino non si vedrà sul lato esterno, che è questo, e quindi non avrà effetti antiestetici sulla nostra lavorazione. Una volta cuciti i laterali e le spalle, la nostra maglia è finita. Ho messo un quaderno bianco per far vedere il contrasto tra la parte lavorata e la parte chiusa, mentre nel dietro, come sappiamo già, abbiamo tutta la parte delle spalle scoperto. Abbiamo infine contornato lo scollo ed il giromanica con un giro di punti bassi per rendere tutti i contorni più lineari. A questo punto il nostro tutorial è finito e con esso anche naturalmente la nostra canotta, che come al solito speriamo vi sia piaciuta e speriamo anche che il video rappresenti un'utile fonte di ispirazione per i vostri futuri lavori. Se così è, non dimenticate di sostenerci con un mi piace e iscrivetevi al nostro canale attivando la campanella per non perdere neanche uno dei nostri video. Buon divertimento!